Siamo nel cuore di Milano, a pochi passi da Passaggio Giovanni Malagodi. Alle nostre spalle il Teatro dei Filodrammatici dominato dalla mole della Scala. È molto significativo che sia stata intitolata una strada al leader liberale proprio qui a pochi metri da Piazzetta Cuccia, dall'anima economico-finanziaria non solo del capoluogo lombardo ma del paese. Si formò non solo qui in Italia, come vi racconteremo tra poco, ma certo restò sempre legatissimo a questa città, all'anima economica, finanziaria, ma soprattutto imprenditoriale di Milano. È significativo che qui ci sia la strada intitolata a Giovanni Malagodi. È opportuno ricordare quanto per tutta una carriera, prima professionale e poi politica, il grande leader del liberalismo abbia seguito una stella polare. Oltre che il modello economico liberale, naturalmente, l'impresa intesa come strada per esaltare l'individuo, esaltare le grandi capacità di ciascuno di noi. Da Milano ci trasferiamo a Roma. In occasione del trentennale della scomparsa di Giovanni Malagodi, il messaggio alla Fondazione Luigi Einaudi del Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Gentile Presidente, in occasione della giornata celebrativa del 30° anniversario della scomparsa di Giovanni Malagodi, desidero unirmi idealmente alla Fondazione Einaudi nel ricordo di uno dei grandi padri della tradizione liberale italiana nel periodo repubblicano. Malagodi è stato tra i protagonisti di una stagione politica di straordinario fermento, ricoprendo in una sequenza ininterrotta dal 1953 al 1990 incarichi di assoluto prestigio. Lo ricordiamo come storico leader del Partito Liberale Italiano, come Ministro del Tesoro, deputato, senatore e Presidente del Senato nell'ultimo scorcio della 9ª legislatura. Intellettuale curioso e cosmopolita, liberista integrale, anticonformista e indipendente, fedele interprete del pensiero einaudiano, è stato uno dei grandi protagonisti del processo di ricostruzione italiana nel secondo dopoguerra. Il suo appello a collocare la rinascita del paese e la connessa questione sociale sul terreno del liberalismo economico, dando priorità alle energie e alle capacità imprenditoriali dei singoli, è oggi più che mai attuale. Il suo pensiero politico di avanguardia, ben rappresentato dalla formula del libro aperto con cui ha voluto designare la rivista fondata nel 1980, è emblema di una precisa concezione del contributo che gli individui possono offrire al rinnovamento della comunità nella prospettiva della diffusione del potere e delle risorse. Il suo discorso di insediamento alla presidenza del Senato, quando ha voluto sottolineare il valore unificante della sua elezione, del ruolo di convergenza a lui affidato in un momento di grave scontro politico, offre un'importante lezione di metodo per chi, come me, ha oggi la responsabilità di ereditarne il ruolo. Sono certa che la riflessione che vi vedrà protagonisti nel corso della giornata celebrativa organizzata per il prossimo 17 aprile contribuirà a far riscoprire la straordinaria attualità dell'insegnamento e dell'esempio del vostro fondatore. Impegni istituzionali non mi consentiranno di partecipare al confronto virtuale promosso dalla Fondazione, ma nel rinnovare il mio plauso per questa iniziativa, desidero rivolgere a lei e a tutti i partecipanti i migliori auguri di buon lavoro. Maria Elisabetta Alberti Casellati. Innanzitutto grazie alla Fondazione di avermi dato questa straordinaria opportunità, che spero francamente di poter meritare, ossia condurvi in questo che non è un semplice ricordo, ma vuole essere soprattutto una riflessione a più voci sulla figura personale e politica di Giovanni Malagodi a 30 anni dalla sua scomparsa. Giovanni Malagodi, esponente dell'alta borghesia terriera del nord Italia, ebbe un'opportunità per l'epoca, gli anni 20, anni 30, di educarsi e formarsi in un modo che anche per l'élite del paese, mentre si affermava e trionfava, il fascismo era
veramente un caso più unico che raro. Formarsi non restando chiuso mentalmente e fisicamente nei confini del paese. Pensiamo a quello che si affermava in quegli anni tragici, quegli anni in cui, per essere più precisi, si costruì la tragedia immane del secondo conflitto mondiale. Si affermava l'idea che il meglio fosse sempre invariabilmente in casa. L'ideologia fascista ovviamente portava ad escludere l'apporto di culture diverse, sia mai naturalmente, anche quelle più vicine a noi. Ed ecco allora, basti ricordare i dittatori dell'epoca come facessero un vanto di quello che è un oggettivo dato al loro svantaggio: non conoscere il mondo. Uomini che viaggiarono pochissimo, le conseguenze sono sotto gli occhi della storia. Mi permetto solo di ricordare la battuta, anche se le parole, come dire, ci sono arrivate sicuramente in parte travisate, di Galeazzo Ciano nei confronti del Duce, all'atto della dichiarazione di guerra dell'Italia agli Stati Uniti d'America. Ma il Duce l'ha mai visto l'elenco telefonico di New York? Ecco, in queste parole, anche se magari non esattamente riportate dalla storia, c'è tutto un mondo che Giovanni Malagodi invece aveva conosciuto sul serio. Lui nato a Londra, esperienze formative e professionali in giro per l'Europa e poi fuori dall'Europa. Un valore straordinario che poi avrà un peso straordinario nella sua vita. Perché attenzione, e su questo voglio richiamare la vostra attenzione, Giovanni Malagodi è stato un grande leader europeo. Questo paese non ne ha avuti tantissimi di grandi leader europei. Giovanni Malagodi è stato uno di questi. Non solo fu un riflesso il suo impegno nell'internazionale liberale per tutta la vita, sostanzialmente, per tutta la vita politica, ma in due grandi momenti, a cavallo degli anni 50 e 60 e poi nuovamente negli anni 80. Questo sicuramente, ma non solo. L'idea che ebbe subito dopo il secondo conflitto mondiale che l'Europa fosse la patria d'approdo ideale e immateriale per gli italiani. Italiani naturalmente portati verso lo sviluppo, la capacità di scrollarsi di dosso, la realtà contadina, la fame, la miseria, attraverso l'affermarsi del liberalismo economico. L'affermarsi dell'individuo, le capacità dell'individuo, non in un conflitto fine a se stesso e inevitabilmente arido con lo Stato, con le strutture statali, ma in una forma di cooperazione intelligente in cui lo Stato ti fornisce la cornice e l'individuo riesce a dare il meglio di sé, attraverso la formazione, ed eccola qui l'eredità, la formazione, la concorrenza, il tendere sempre al meglio. Stiamo per cominciare non una semplice carrellata, ma un viaggio nel tempo e nell'idea e negli ideali di cui la Fondazione Luigi Einaudi, voluta da Giovanni Malagodi nel lontano 1962, è, ma permettetemi, dovrà essere sempre di più erede culturale e ideale. Partiamo dal presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Giuseppe Benedetto. Sono chiamato a ricordare un personaggio storico, ma della storia più recente. Personaggio che ho avuto modo di conoscere e di apprezzare, verso cui ho nutrito una sconfinata ammirazione. Per cui questo suo ritratto, se non sarà assolutamente oggettivo, mi scuserete. Parlo di Giovanni Francesco Malagodi. Chiunque direbbe un grande europeista. Io direi qualcosa in più. Malagodi è stato un cittadino dell'Europa. Direi che tra tutti coloro che ho conosciuto è stato il cittadino d'Europa per eccellenza. Lui non è nato in Italia, è nato a Londra a inizio del secolo. È nato ed è figlio di un senatore giolittiano conosciuto come direttore della Tribuna, Olindo Malagodi. Olindo Malagodi fu appunto senatore, parlamentare, fu direttore della Tribuna sino a quando durante il fascismo fu costretto a smettere e continuò comunque ad essere un giornalista illustre. Da Olindo Malagodi nacque appunto a Londra, come dicevo, Giovanni Francesco Malagodi. Chi fu Giovanni Malagodi? Giovanni Malagodi fu il leader incontrastato di un piccolo partito italiano, un partito
a cui è legata tutta la mia vita, il Partito Liberale Italiano. Dal 1954, praticamente sino alla morte, nel 1991, fu prima segretario nazionale per tantissimi anni, poi presidente del partito, poi presidente d'onore. Insomma, fu il Partito Liberale Italiano. Ho tanti ricordi che mi legano a Giovanni Malagodi, sono ricordi personali, ma sono ricordi anche attraverso cui si può delineare la figura dell'uomo pubblico Malagodi. Ricordo nitidamente quando il giorno dell'attentato a Giovanni Paolo II, io con Malagodi con me, raggiunse rapidamente l'ospedale Gemelli, dove si trovava il Papa, e quale fu la partecipazione e la commozione a quel momento. Ricordo in maniera nitida il Malagodi politico. Giovanni Malagodi fu per tanti anni anche il leader incontrastato dell'Internazionale Liberale, cioè di quella struttura internazionale appunto che riuniva tutti i partiti liberali dell'epoca. E quando parlo dell'epoca parlo degli anni 70, anni 80. Tra i leader liberali c'erano allora Genscher, ministro degli esteri della Germania, Trudeau padre in questo caso, primo ministro del Canada, c'era Valéry Giscard d'Estaing, presidente della Francia, e tanti altri leader del mondo riconosciuti. Ecco, tutti costoro avevano un riferimento in Giovanni Malagodi, che proprio per questo era il loro presidente, era il presidente dell'Internazionale Liberale. Ricordo con nettezza quando durante un congresso a Berlino, era ancora l'epoca in cui israeliani ed egiziani litigavano negli organismi sovranazionali, e solo l'autorevolezza di Giovanni Malagodi riuscì a tirar fuori un documento condiviso. Li chiuse in una stanza e li fece uscire solo quando quel documento fu approvato. Ecco, autorevolezza. Questo è il termine per definire Giovanni Malagodi. L'autorità non gli veniva dall'essere segretario o presidente del partito, essere stato ministro del Tesoro, presidente del Senato. No, quella di Malagodi era l'autorevolezza di un uomo che spiccava di gran lunga sopra le teste dei suoi interlocutori. Sono su Malagodi tanti episodi che si possono raccontare, tanti fatti che hanno caratterizzato la sua vita, l'uomo che parlava 6 lingue, l'uomo che nei consigli nazionali del partito a 80 anni suonati ci parlava di robotica, di informatica, quando erano temi del tutto estranei ancora al dibattito sociale, culturale e politico di questo paese. Questo era il Malagodi che ho avuto modo di conoscere. Poi c'è stato il Malagodi che hanno conosciuto gli italiani, l'uomo che in maniera profetica annunciò con uno storico dibattito alla Camera, durante quel dibattito annunciò con esattezza cosa sarebbe successo al momento dell'approvazione del sistema delle regioni a statuto ordinario. Voi ricorderete che le regioni a statuto ordinario hanno iniziato il loro percorso nel 1970 e furono dunque approvate poco prima. Malagodi disse: guardate che così come le stiamo approvando succederà che facciamo dei carrozzoni burocratico-clientelari. E lo disse, ripeto, vi invito a rileggere quelle pagine in maniera assolutamente profetica, anticipò quello che poi sarebbe successo. Oppure l'altra grande battaglia per cui Malagodi fu riconosciuto leader dei liberali italiani. Parlo ad esempio della questione della nazionalizzazione dell'Enel. Ecco, lì lui si è battuto contro tutte le nazionalizzazioni, ma in particolare disse: questa che stiamo facendo sarà la operazione politica che avvelenerà il sistema italiano per i prossimi anni. Questo è quello che è successo. Let's honor together a man who will never die in our memories, a great liberal, Giovanni Malagodi.
Let's honorate him as a member of parliament, as the president of the Italian Senate, as the third and sixth president of Liberal International. This man, Giovanni Malagodi, was ahead of his time. He understood the potential of liberalism and was able to channel it in a way that produces unity while focusing on economic empowerment. This is what made him someone who casts a long shadow. The reality is that liberalism as an ideology had struggled in Italy. Giovanni's unconditional commitment in a hostile political landscape is extraordinary if we consider the election result at that time. During his time as secretary of the Italian Liberal Party, he was able to mainstream liberal thought and through it attract a wide following. The Luigi Einaudi Foundation, created by Malagodi, is a testimony of his vision and dedication, wanting to ensure the liberal thought will continue even long after his death. The Luigi Einaudi Foundation is an important partner for Liberal International. Our global family knows that the foundation is a beacon of liberalism in a country that still faces many struggles with populism and nationalism. We understand through our own project work and training academies the importance of the role played by the foundation in developing liberal thinkers, liberal values, and political alliances as the best way to spread the liberal values with a sustainable bottom-up approach. I will end by saying, together with Liberal International, I want to express our deep support for the work you have done over many decades and the vision of Giovanni Malagodi that you work to realize and to achieve. I would like to wish you a good celebration in Rome, honoring the great legacy Malagodi left behind, and look forward to address you in person next time. Thank you. Era un uomo notevole, nel senso che poliglotta, intelligente, è stato un leader carismatico del Partito Liberale. Però non ero d'accordo con lui, perché nel 1963 lui portò il Partito Liberale a guadagnare 1 milione di voti con la formula dell'alternativa liberale. Invece di essere confortato dal successo elettorale a proseguire in quella linea, si adontò per il fatto che il centrosinistra venne riformato di nuovo, mentre la speranza era di riuscire a impedire che si formasse un nuovo governo di centrosinistra. Credo che sia anche perché l'Asso Lombarda, non soddisfatta del 1 milione di voti guadagnati dal Partito Liberale, avesse praticamente abbandonato al suo destino Malagodi. Allora Malagodi reagì in un modo che io non approvavo, cioè si spostò via via sempre più a sinistra. Tanto che io arrivai a definirlo socialista una volta, cosa questa che non mi ha mai perdonato. Il mio primo incontro con Giovanni Malagodi risale a oltre 50 anni fa, ne ho un ricordo vivissimo. Lui venne nella mia città, a Benevento, in occasione di una campagna elettorale. La sera fu organizzata una cena e vi partecipai anche io come esponente della locale Gioventù Liberale. Malagodi sapeva manifestare la sua leadership anche attraverso l'umiltà dei comportamenti, che lo rendevano disponibile al dialogo e al confronto veramente con tutti. Mi colpì molto la versatilità che gli consentiva di prendere spunto da occasioni anche banali per trarne considerazioni di carattere generale sui più svariati argomenti. All'inizio della cena, nell'attesa che arrivassero le prime pietanze, come capita, si mangiava del pane e un commensale
vedendo che Malagodi mangiava solo la mollica, mettendo accuratamente da parte la scorza, gliene chiese il perché. Malagodi rispose che lui preferiva di gran lunga la scorza e proprio per questo motivo la conservava per dopo. Partirono da lì le sue considerazioni sull'importanza di procrastinare il piacere. Ne seguì veramente una piacevole conversazione, durante la quale Malagodi sostenne che l'attesa del piacere è essa stessa piacere, che immaginare il piacere che proveremo trasforma l'attesa in godimento. Saper posticipare un piacere, un desiderio, dimostra la capacità di sapersi predisporre al pieno godimento dello stesso al momento della sua realizzazione. Ho conosciuto e frequentato Giovanni Malagodi per un lungo periodo, oltre 20 anni. Si va dal periodo in cui, fine degli anni 60, io ero segretario nazionale dei Giovani Liberali, lui segretario del partito. Lavoravamo entrambi in via Frattina, il rapporto non era facile, l'uomo era davvero all'apice del suo successo politico, anche popolare, perché era molto conosciuto nella prima uscita televisiva della politica, in cui lui sapeva eccellere. Poi gli avvenimenti sono stati molti. Di quegli anni ricordiamo volentieri i seminari estivi della Gioventù Liberale, in particolare ricordo quello di Sarnano, nelle Marche, quando lui fece la sua relazione durata oltre 10 ore, quasi tutta la giornata, in cui elaborò la teoria nuova della libertà nuova che superava, o meglio aggiornava, le tesi che aveva lui stesso scritto per l'Internazionale Liberale negli anni precedenti. Lì ci trovavamo d'accordo. Poi sono venuti anche gli anni del dissenso e quando nel 71 abbiamo rotto con lui, facendo nascere con il gruppo di rinnovamento quella che sarebbe poi diventata la segreteria di Valerio Zanone, il contrasto fu difficile, anche umanamente. Rompere con lui non era una cosa semplice, me ne dovetti prendere tutta la responsabilità nel pieno di un congresso. Successivamente le cose sono cambiate, la collaborazione all'interno del partito è continuata, il rispetto verso di lui è rimasto immutato e la vita ci ha portato addirittura a diventare colleghi, perché io fui deputato e lui era senatore negli anni finali della sua attività politica. Cosa dire di lui? Di straordinario c'è il fatto della capacità di aggiornare le idee liberali alla realtà nuova, quella che lui appunto chiamava la libertà nuova. E ricordo in particolare con orgoglio l'esperienza vissuta a Parigi all'Internazionale Liberale, quando diede una secca e fortissima replica a Jacques Chirac, che pensava di assoldare i liberali al partito dei conservatori internazionali, e fu appunto smentito duramente da Malagodi. Del resto era lo stesso Malagodi che appunto a Sarnano ci aveva descritto i limiti dei liberali oligarchici. Era un'altra di quelle sue uscite importanti, formative, no? Che facevano parte anche di una discussione che poi continuavamo nel privato. Io ho avuto la fortuna di farla nella sua sede, nella sua residenza estiva dell'Aiola, in Toscana, o in altre occasioni in cui liberamente, fuori dallo schema delle riunioni di partito, si parlava di politica e c'era solo da imparare, c'era solo da ricevere formazione da parte sua. Di questo gli dobbiamo essere grati. A casa mia si parlava di Malagodi ancora prima che io mi avvicinassi al partito nel 76. Lo faceva mio padre, uomo di destra, che non gli perdonava il suo rifiuto di schierare il PLI nel blocco conservatore insieme alla DC e al Movimento Sociale. Malagodi con forza si oppose a quella prospettiva che veniva chiamata la grande destra. E per questo mio padre non perdonava neanche a me la decisione di aderire al PLI. Eppure io considero tuttora questo uno dei più grandi meriti di Malagodi, perché evitò ai liberali il rischio di una deriva che avrebbe portato a negare tutti i valori laici e liberali per i quali avevo deciso di iscrivermi in quegli anni.
e soprattutto fu una scelta che consentì proprio ai liberali di guidare lo schieramento laico che con i 2 referendum su divorzio e aborto garantì finalmente la laicizzazione del paese. Nei primi anni '80, giovane redattore dell'Opinione, ricordo più che gli argomenti e i temi trattati nei suoi interventi pubblici in Consiglio nazionale il silenzio assoluto che si creava in sala non appena chi presiedeva la riunione diceva la frase «do ora la parola al senatore Malagodi». Sembrava che tutti fossimo lì solo per ascoltare lui e le sue dotte analisi economiche e di politica internazionale. Negli anni seguenti, dopo tanta militanza nel movimento giovanile e poi nella Federazione Romana del PLI, Renato Altissimo volle chiamarmi ad assumere il ruolo di portavoce e capo ufficio stampa nazionale del partito. Ero poco più che un ragazzo, parliamo della metà degli anni '80, e Malagodi era per noi più giovani l'uomo dello storico 7% del 63. In quegli anni era poi il presidente onorario del partito e presidente dell'Internazionale Liberale. Un giorno io, come sempre, stavo nella mia stanza al 3° piano a scrivere comunicati a raffica e fui chiamato. Il senatore Malagodi vuole parlarti. Non senza emozione attraversai il corridoio che separava la sua stanza dalla mia e arrivai al suo cospetto. Mi disse con la sua voce robusta ed autorevole: «Il segretario mi ha informato che sei candidato alle regionali. Mi fa molto piacere che il partito punti su giovani brillanti come te». Io poi non fui eletto, arrivando secondo dopo il compianto onorevole Cutolo. E forse fu pure giusto così, visto che io ero un giovane inesperto e lui era uno dei più valenti amministratori di quegli anni, a cui io poi fui chiamato a subentrare sul finire della legislatura. Ma per me quelle 2 frasi di Malagodi furono una delle più grandi soddisfazioni della mia appassionata stagione politica. Una stagione politica di cui, come tanti di noi, ho una nostalgia quasi struggente. Malagodi è stato il mio capogruppo al Senato nella 9ª legislatura e quindi ho tanti ricordi legati alla continua frequentazione. Ma per commemorarlo, a 30 anni dalla sua morte, mi piace iniziare da un antico ricordo giovanile. All'inizio degli anni 60, dopo un seminario di studio di preparazione politica per i giovani liberali di allora, svoltosi in una villa vicino Siena, Malagodi ci riunì nella sua fattoria della Iola in Chianti, dove produceva un vino del quale andava molto orgoglioso e che promuoveva anche personalmente, e dove ci accolse con la moglie Maria Luisa, una signora di origine tedesca più anziana di lui, che mi impressionò per i suoi lunghi e bianchissimi capelli. E nell'occasione Malagodi ci fece una sorta di lezione a futura memoria, invitandoci a distinguerci sempre da quelli che lui chiamava i liberali oligarchici, quelli che guardavano tutti dall'alto in basso e che, quasi in sintonia con questo atteggiamento elitario, erano innamorati, fautori dei sistemi elettorali maggioritari, senza rendersi conto che avrebbero procurato sempre, come è accaduto, la sparizione dei partiti intermedi, come i liberali, i socialisti democratici, e come poi puntualmente avvenuto in quella che chiamiamo impropriamente la Seconda Repubblica, coi suoi difetti, che tutti a chiacchiere denunziano, ma che poi si tengono ben stretti: il leaderismo, la spettacolarizzazione mediatica, il populismo, anzi ormai il bipopulismo sia a destra che a sinistra, l'intolleranza talvolta spinta sino all'odio, il trasformismo e soprattutto l'assoluto distacco verso il basso, i cittadini, e totale omologazione verso l'alto, i leader, coi parlamentari nominati dai capi partito piuttosto che eletti dai cittadini. Dear Presidente Benedetto, dear distinguished guest, as President of the European Liberal Forum, it's an honor to be able to virtually open with you the new premises of the Luigi Einaudi Foundation, and most importantly, to commemorate Giovanni Malagodi, who died exactly 30 years ago. Unfortunately, not in person and in less pleasant circumstances given the pandemic. However, I do hope I will be able to visit the new headquarters in the near future. The foundation only became an affiliate member in 2018 and a full member in 2019. However, now it's not only the most active member in Italy, but one of the most active members in general. You bring forward new ideas
and actively seek to partner with other members. And Marco Mariani, as board member, actually proves the foundation's commitment to ELF and the liberal family. The current party landscape does not reflect the rich history of liberal thought in Italy. Luigi Einaudi stands exemplary for the belief in European and liberal values, and summed up so many important principles that seem to be forgotten at times today. Europe needs more liberal voices, and Italy stands exemplary to that. In uncertain times like this, in which people tend to hold on to protectionism, fear and populism, it has become even more important to stay positive instead of draining ourselves in fear, hate and doubt. It's actually today, in these difficult times, that we need a positive and liberal story based on our common European values and in strong cooperation with all members, away from pessimism, away from fear. We must see the challenges ahead and formulate concrete and constructive answers, evidence-based and driven by knowledge and strength. As a social scientist myself, I can only congratulate you with the creation of your international network of culture and your contribution to our liberal values. You are one of the driving forces behind research and progress in Europe and beyond. And it's exactly that what we need to build our common future, our world, after the current health crisis. The Luigi Einaudi Foundation is the guarantee that liberalism in Italy has a home. How deep that runs can be seen by the lifelong commitment of President Giuseppe Benedetto. From his time in the Italian liberal youth, over the involvement in Partito Liberale Italiano, it has been a life for Italy, for freedom and justice. Let us raise the glass to you, to Mr. Malagodi, to your President Benedetto, to the fantastic work your foundation is delivering, and finally to our liberal values. Wishing you all the best, take care. Auguri amici miei. Conobbi Malagodi, io uno tra i tanti, nella sala della direzione del PLI di Via Frattina, credo nel 1964. Erano gli anni dei successi del PLI opposti al temuto centro-sinistra. Gli anni in cui le piazze erano piene, le urne anche, e Malagodi era l'idolo di una borghesia che, senza averne la cultura, per un po' votò liberale per pura paura dei socialisti al potere. Nelle università, con le sigle più strane, nascevano e spesso vincevano le elezioni gruppi studenteschi di area liberale, raccolte nell'Agili, il cui presidente era Giuliano Urbani. Malagodi ricevette i leader dei gruppi delle diverse università, tra cui chi vi parla, rappresentante del Politecnico di Torino. Malagodi si capì subito che provava qualche fastidio. Tra noi giovani, ricordo Morelli, Crespi, Morandi, Ortis, De Luca e tanti altri, si intrecciavano le molte anime anche eretiche del liberalismo nel continuo confronto tra Croce di Nardi, nel mito di Piero Gobetti, nel pensiero di Cocco Ortu e nel rifiuto di ogni rapporto che peraltro mai Malagodi propose con la destra nostalgica. In quella sala vi era soprattutto, fino a farlo innervosire, l'anticipata sensazione che solo i giovani potevano avere che le ragioni del successo liberale, fondate superficialmente sulla paura del cambiamento, fossero troppo effimere per garantire prospettive. Lì, in quella riunione, sono sicuro che Malagodi avvertì quanto, non molti anni dopo, generò la opposizione interna di Presenza Liberale e poi, con un rinnovamento di Altissimo e di Zalone, la fine della sua lunga segreteria. Ritrovai da vicino Malagodi al Senato nel 1983. Non mi accolse con entusiasmo dopo la mia inaspettata elezione. Non mi conosceva, ma alla fin fine ero il terzo torinese
dopo i 2 torinesi che gli avevano sfilato il partito. Mi dovette adottare come vice capogruppo vicario per mancanza di alternative. Però in breve si ricredette, si costruì tra noi un solido rapporto di fiducia. La sua presenza e anche la sua assenza furono la mia fortuna e la occasione per la mia crescita. E quindi a 40 anni mi trovai di fatto capogruppo del PLI nel Senato, con piena delega al tavolo del presidente Cossiga nei formidabili anni del Lib Lab e del governo Craxi. Ricordo di essere stato affascinato nel corso delle tribune politiche da Malagodi quando ero studente universitario. Poi l'ho conosciuto nella campagna elettorale del 63 quando mio padre era candidato e poi l'ho frequentato nelle direzioni dei centrali del partito e ho avuto modo di parlare con lui molto spesso anche della riforma sanitaria che lui condivideva. Voglio ricordarlo per un aneddoto che mi ha particolarmente colpito. Malagodi, quando andavamo nei ristoranti, lui non trascurava mai di parlare del suo vino, il Chianti, che imbottigliava nella fattoria dell'Aiola. E lui con molto savoir-faire, con molta anche volontà però determinata di collocare il suo prodotto, chiedeva quali vini prendevano in quel ristorante, aggiungeva il suo e si preoccupava perfino di far firmare l'ordinativo. Questo era Malagodi, un grande uomo ma anche una persona che sapeva dialogare e sapeva collocare il suo prodotto. Alla morte di Malagodi mio padre, che era sempre stato abbastanza perplesso sul mio impegno in politica, mi regalò un quadro che fece di getto subito sul ritratto di Giovanni Malagodi, e è un quadro che io tengo alle mie spalle nel mio ufficio sempre, eccolo qua. Ecco, è un ricordo che ho permanentemente da questo punto di vista. Devo dire che il mio rapporto con Malagodi è stato lungo nel tempo. Entrai nel Partito Liberale nel 1963 durante la campagna elettorale di quell'anno, che fu la campagna elettorale più bella e più importante per i liberali e per Malagodi in particolare. Era la campagna dell'Alternativa Liberale, era la campagna in cui Malagodi voleva dimostrare che si poteva avere una forte affermazione e si poteva punire la Democrazia Cristiana soprattutto per gli errori che aveva fatto. E questo era un punto di grande vantaggio per una personalità e una linea politica che voleva sostenere la lontananza dalla destra e dalla sinistra e il fermo ancorarsi al centro, che era la linea che Malagodi proponeva, al centro del centro. Quello che è singolare ricordare, ma è anche doveroso per la sua personalità, è la grande padronanza di molte lingue. Malagodi parlava benissimo 8 lingue, ignoriamo l'italiano perché va da sé, ma poi parlava inglese perché era nato a Londra e quindi le prime scuole che aveva frequentato erano quelle inglesi. Poi andò a lavorare con la banca commerciale italiana in Argentina e naturalmente lì conobbe, come si deve conoscere quando ci si lavora, lo spagnolo. Aveva Malagodi anche una buona padronanza dell'Yiddish, della lingua Yiddish. Perché? Perché la madre era ebrea e ci tenne a come dire, che il figlio parlasse anche questa parte della storia familiare. Poi, sempre lavorando con la Comit, passò un periodo in Germania dove imparò il tedesco e sposò anche una signora tedesca, un'antropologa, che era una
cultrice molto approfondita dell'antropologia tedesca e in particolare dell'antropologia berlinese per ragioni familiari e personali. A queste lingue devo aggiungere, perché pur, come dire, secondarie, la lingua romancia, che anche lì in Svizzera frequentò per ragioni sempre professionali, ma in particolare vorrei concludere ricordando un episodio che testimonia non solo la conoscenza di queste tante lingue, ma in particolare la grande padronanza, e sto parlando del Dutch, questa lingua che gli olandesi parlano usandola poco, perché possono usarla solo fra di loro, ma non possono poi certo usarla con il resto, a cominciare dai paesi europei, dagli altri paesi europei, per ignoranza altrui. È una lingua questa che in pochi conoscono. Bene, la conoscenza perfetta del Dutch la scoprì una volta che ci trovammo a L'Aia contemporaneamente, Malagodi, perché era lì per una riunione dell'Internazionale Liberale. E io lo accompagnavo perché avevo allora una carica rappresentativa degli studenti liberali e radicali, e quindi ero con lui. Eravamo in un teatro a L'Aia e a un certo punto andò via la luce. Naturalmente si creò l'effetto, come dire, l'effetto in qualche misura panico, anche se in piccolo. Malagodi, nel buio totale del teatro, riuscì gli venne in mente una barzelletta e la disse per distrarre il pubblico, e la recitò in Dutch, sorprendendo molti, perché immaginavamo tutti che lui non lo conoscesse, l'olandese, no? Ecco. Questi sono i miei ricordi personali di questo uomo eccezionale da molti punti di vista. Questo ricordo di Malagodi è filtrato dalla memoria di chi, come me, era giovane negli anni 60 del Novecento, quando Malagodi era alla guida del Partito Liberale Italiano. Innanzitutto un'impressione generale che si aveva quando si parlava con Malagodi. Quando mi trovavo di fronte a Malagodi, che aveva spesso una cartella sotto il braccio, era vestito con abiti scuri, di ottima fattura ma stazionati, ti scrutava con uno sguardo diretto, ti parlava con un vocione metallico. Io, ma penso anche altri interlocutori, entravo direttamente in una situazione di soggezione dovuta all'autorevolezza della persona di Malagodi, dalla sua figura e delle sue parole. Lo ricordo più dall'interno della struttura del partito, del gruppo dirigente del partito, e lo ricordo con dei momenti di particolare significatività ai miei occhi, almeno anche oggi, mentre dirige la direzione nazionale e nel contempo legge un libro, scrive una lettera, una persona di un'energia intellettuale ma fisica anche. Lo ricordo presiedere un consiglio nazionale, un congresso per ore, con temperature non certamente confortevoli, quindi temperature molto alte, temperature spossanti, un uomo anziano, ma pieno di energie, pieno di determinazione. Lo ricordo in questa fase, quindi una figura anche di riferimento, con una capacità di lavoro e una
forte, un fortissimo, profonda cultura liberale, una cultura profonda in generale, e un riferimento che ho potuto anche frequentare molto direttamente quando all'epoca ero il responsabile nazionale enti locali del partito, avevo occasione di interloquire con lui, di esaminare insieme documenti programmatici, chiedergli opinioni e consigli, ricevendone note, indicazioni estremamente puntuali, estremamente argomentate, di grande robustezza e rigore. A metà degli anni 80 sono stato segretario della Gioventù Liberale e avevo la fortuna di avere l'ufficio del segretario della GUI proprio accanto all'ufficio di Malagodi, e quindi ci incontravamo con una certa frequenza, più di una volta anche si fermava a fare due chiacchiere. Una volta mi ricordo che mi invitò anche al circolo degli scacchi per continuare queste conversazioni, e fu in quell'occasione, credo, che fece una battuta che mi rimase impressa, battuta che mi è stato detto fece anche con altre persone. Mi disse, ma una volta mi si diceva che ero troppo in là, fece un gesto con le mani verso destra, ora mi dicono che sono troppo in qua, fece un gesto con le mani a sinistra. Battuta che riassume il modo con cui è stata percepita l'azione politica di Malagodi, prima un conservatore coriaceo e dopo progressista nella sua attività di presidente dell'Internazionale liberale. In realtà credo che non si possa parlare di due Malagodi, come a volte è stato detto. Malagodi ha sempre avuto una sua coerenza nell'azione politica, che è durata tutta la vita, basti pensare al rifiuto coerente, sistematico di un'alleanza col movimento sociale per formare la grande destra, nonostante molti lo spingessero in quella direzione. In realtà nella sua opposizione sfortunata al centro-sinistra, Malagodi vedeva un pericolo reale per l'Italia. Questo non si verificò, per fortuna dell'Italia. I socialisti non misero in discussione le alleanze internazionali, né si avviò quel massiccio progetto di nazionalizzazione che Malagodi teneva. Ciò nonostante, bisogna dire che Malagodi, alla luce del senno del poi, ebbe molte ragioni. Il centro-sinistra fu fallimentare. Questo penso che lo si possa dire con la massima tranquillità, indipendentemente dalle prospettive politiche di ciascuno. Tra i tanti ricordi con Giovanni Malagodi, devo premettere che io mi iscrissi giovanissimo al Partito Liberale Italiano proprio nell'anno in cui Malagodi assumeva la segreteria nazionale del partito. Mi piace soffermarmi in particolare su uno che secondo me mette in evidenza un segno distintivo di Giovanni Malagodi, il suo pragmatismo. Ancorché Malagodi sia sempre stato impegnato anche sul terreno ideologico, con maggiore forza forse a partire dalla metà degli anni 60, tanto che poi ancora nel 1980 ci regalò Libro Aperto, che oggi viene seguito da Antonio Patuelli. Malagodi viene ricordato proprio per il suo pragmatismo. Nella sua tesi di laurea, che suscitò un interesse forte da parte di Benedetto Croce, lui ebbe modo di affermare ad un certo punto: le ideologie hanno una natura teorica, ma ragion d'essere pratica. Per cui Malagodi considerò sempre l'attività politica diretta alla realizzazione di un fine concreto e quella teoretica per certi versi una cosa astratta.
Ed è talmente vero che in occasione di una seduta di direzione centrale del glorioso Partito Liberale Italiano, al termine di un mio intervento, adesso ovviamente non ricordo quale fosse l'argomento, ma permeato da qualche considerazione di natura filosofica, bisogna anche dire che al tempo il segretario nazionale del partito era Valerio Zanone, il quale, essendo laureato in filosofia, aveva l'abitudine sempre nel corso dei suoi interventi di fare riferimenti quindi di natura filosofica, quindi cercando di collegare il suo argomento, l'argomento che trattava, proprio a radici anche filosofiche. Per cui noi, io tra questi, nel nostro piccolo cercavamo sempre quindi di imitarlo. Quindi, e al termine di questo mio intervento, in cui sicuramente avevo fatto alcune considerazioni anche io filosofiche, Malagodi intervenne per dire: l'amico Rao ha fatto della filosofia politica, ora passiamo alle cose concrete. Gli italiani gli devono l'essere stato un uomo di parte da buon liberale, che ha mostrato il valore dell'opposizione interna alla democrazia in un'Italia spaccata da decenni tra il governo Stato e le opposizioni anti-Stato. Gli italiani gli devono l'aver respinto insistenti pressioni per fare del PLI il fulcro di una grande destra. Con questo rifiuto Malagodi ha aiutato il Paese a non ripetere le esperienze devastanti del ventennio, sostenute da chi nel nome dell'Occidente sognava anche allora colpi di Stato. Gli devono l'aver ritardato il dilagare del populismo statalista. Ha avversato la nazionalizzazione dell'energia elettrica, la pianificazione economica contro il libero mercato, la frettolosa creazione delle regioni senza definirne le funzioni e circuito economico, il monopolio dell'informazione radio-TV. Nel lungo periodo queste battaglie hanno avuto tutte il conforto della storia. Nell'immediato hanno attivato la resistenza culturale quando DC e Partito Socialista sostenevano lo statalismo ritenendo vincente a breve il PC. Gli italiani gli devono lo schierare il PLI a favore del divorzio progettato da Baslini, allora unico tra i partiti. La presenza liberale fu decisiva contro confessionali e contro conservatori e al referendum provò che il no modernizzava i rapporti civili e non apriva ai valori socialcomunisti come sosteneva la DC sulle piazze. Anche i liberali devono molto a Malagodi. Devono l'idea che pure l'associazione politica sostenitrice dell'individuo va organizzata per consentire la capillare diffusione delle sue tesi che, non essendoci, porta alla carenza liberale nel dibattito e dà spazio ai tentativi di snaturare il liberalismo, perché in Italia il clima è ostile verso i liberali. I liberali gli devono il concetto che l'agire del partito si concreta nel riflettere e sulle idee e sulle cose e che i problemi italiani e i temi internazionali non vanno confusi ma sono sempre connessi. Combattente tenace, come dimostrò nell'epica battaglia contro la costituzione delle regioni a statuto ordinario, e come aveva ragione. A tavola era un commensale raffinato e pieno di curiosità. Nel partito aveva un piglio manageriale, sempre preoccupato di frenare settarismi e correntismo, che reputava pericolosi per la sua spasmodica attenzione all'efficienza che gli derivava dalla formazione bancaria alla scuola di Mattioli, ma principalmente perché era rimasto traumatizzato dalla dolorosa scissione della sinistra liberale di Villabruna e Carandini, che aveva sottratto al partito personaggi di grande valore e godeva soprattutto del consenso dell'impareggiabile gruppo intellettuale del mondo di Mario Pannunzi, il cui peso culturale incideva enormemente. Il Partito Liberale in quell'epoca raccoglieva soltanto il 3% dei consensi, anche se dopo lo stesso Malagodi riuscì a portarlo al 7% nel 63, mentre la gioventù liberale italiana aveva una consistenza comparabile a quella dei giovani comunisti della FDC
o delle varie organizzazioni del mondo cattolico, tanto che l'AGI, l'Associazione dei Giovani Liberali negli Atenei, alle elezioni universitarie raccoglieva da 1/4 a 1/3 dei consensi. Malagodi sovente partecipava ai nostri convegni, congressi o seminari e ne ospitò anche alcuni nella sua tenuta dell'Aiola in Toscana. Ebbi il privilegio di incontrarlo la prima volta a Perugia, mentre ero studente al primo anno universitario e da poco avevo messo calzoni lunghi, rimanendo colpito dall'attenzione straordinaria che dava al vivaio della gioventù liberale. Ventenne, durante la campagna elettorale per le elezioni politiche del 63, su sua stessa richiesta, mi fu affidato l'onore, pur con le gambe tremanti, di presentarlo nella piazza Politeama di Palermo dinanzi a un uditorio di oltre 10.000 persone. Conservo quella foto come uno dei ricordi più cari. Appartenevo nel partito alla minoranza di sinistra, nostalgica del gruppo dei prestigiosi intellettuali che da poco avevano abbandonato il partito, e ricordo l'attenzione a volte puntigliosa con cui Malagodi ci ascoltava, replicando, ribattendo, sempre con grande rispetto, talvolta correggendo qualche nostra citazione riferita approssimativamente, perché dotato di una cultura sconfinata era anche assistito da una formidabile memoria. Sapevo abbastanza bene imitare la sua voce e mi chiese di farlo dinanzi a lui, divertendosi molto, perché era uomo di spirito e dinanzi a un bicchiere di vino rosso sapeva diventare veramente cordiale. In quel periodo nessuno nel partito osava contraddirlo, anche quando si trattava di grandi personalità come Martino, Valitutti, Brosio, Coccordo o Badino Confalonieri. Il primo tentativo di opposizione lo facemmo noi giovani, costituendo una minoranza al Congresso Nazionale del 1966 guidata da Pompeo Biondi e Salvatore Valitutti. Non eleggemmo nessuno in Consiglio nazionale, ma Malagodi, il giorno dopo, incluse nella direzione Biondi e Valitutti. Ricordo in seguito quando la presenza liberale, la componente di minoranza di sinistra, da noi animata, riuscì a conquistare una rappresentanza nel Consiglio nazionale, l'attenzione con la quale il grande Malagodi ci ascoltava, orgoglioso di avere, anche se nella minoranza, una componente giovanile numerosa e politicamente preparata. Replicava sempre con puntiglio a tutte le nostre osservazioni. Non potei accettare l'offerta di andare a collaborare con lui quando divenne ministro del Tesoro, come altri di noi, tra cui ricordo l'indimenticabile Carla Martino ed Ercole Camurani. Io avevo perso da poco mio padre e non potevo permettermi distrazioni dall'impegnativo inizio della professione forense. Tutti gli davamo rigorosamente del lei e per me fu molto difficile passare al tu quando me lo impose nel 1983 dopo la mia prima elezione in Parlamento e volle invitare tutto il gruppo a cena al Circolo degli Scacchi. Nella mia mente rimane indelebile il ricordo di Malagodi, presidente dell'Internazionale Liberale. Durante un congresso a Parigi, ospite del sindaco della città Jacques Chirac, che nel pronunciare il suo discorso di saluto, forse per cortesia, disse «Noi liberali». Malagodi lo interruppe e, ignorando il gelo che si era creato attorno, replicò «Veramente, signor sindaco, lei è un conservatore, noi liberali siamo una cosa diversa». Buongiorno. Mi chiamo Graham Watson, sono un ex leader del gruppo liberale al Parlamento europeo e un ex presidente del Partito Liberale, il Partito ALDE, a livello europeo. E sono molto lieto di essere stato chiesto dalla Fondazione Luigi Einaudi di contribuire un piccolo omaggio a Giovanni Malagodi. Chiedo innanzitutto scusa per le mie mancante conoscenze della lingua di Dante, ma ci provo. Io ho conosciuto Giovanni come presidente dell'Internazionale Liberale, principalmente negli anni 70 e 80. Ho molto da raccontare su di lui, era un grande leader, ma mi ricordo in particolare una occasione. C'era una conferenza dell'Internazionale Liberale ad Amburgo, in Germania, e siamo stati accolti, come normalmente, dal sindaco della città, un socialdemocratico eminente,
Klaus von Dohnanyi. Piuttosto di fare un piccolo discorso sulla città, von Dohnanyi ha scelto di parlare per almeno 25 minuti sulla democrazia sociale e il liberalismo, per spiegare perché i liberali hanno torto e i democratici hanno ragione. Non era la cosa che aspettavamo. Aspettavamo anche qualcosa da bere e da mangiare, però siamo stati molto impressionanti. Quando ha preso la parola Giovanni Malagodi per ringraziare Dohnanyi e ha parlato anche lui per 25 minuti in un tedesco corrente per spiegare invece perché i liberali hanno ragione e i socialdemocratici hanno torto. È stato Giovanni Malagodi nell'amplitudine delle sue poteri, della sua capacità linguistica, della sua capacità politica, delle sue convinzioni politiche, e tutti hanno detto: questo è il nostro vero leader. C'era un applauso che durava 5 a 10 minuti. Così io ricordo Giovanni. My name is Hans van Balen. I'm President of Honor of Liberal International and President of the European Liberals, ALDE. It is an honor that Giuseppe Benedetto, the President of the Einaudi Foundation, asked me to say some words on the opening of the new premises of the Einaudi Foundation in Rome later, and to say some words about Giovanni Malagodi, President Malagodi. And I must say that I've been privileged to know Giovanni Malagodi. He was 2 times President of Liberal International, from 1958 until 1966, and again from 1982 until 1989. Together, 15 years. And it was in a time without internet, without even faxes, so communication was difficult with London, with the office, and with Europe. And Malagodi was a national leader. He was National Secretary of the Liberal Party. He was a deputy, member of the House of Deputies. He was a senator. He was later on president of the Senate. So he had many important business in Italy. But he devoted much time to Liberal International. And he is one of the Italians I admire, because he was a keen man, honest, open, broad, and kind. A man of culture and a man of politics, but also of business. Together with Contessa Beatrice Rangoni Machiavelli, he was also for us the face of Italy in the liberal family. And I can tell you an anecdote. The anecdote is the following. I met Malagodi at the Paris Congress of Liberal International, 1989, where he said farewell as president of Liberal International. And there were many deputies, many delegations. So as outgoing leader of our organization, Malagodi didn't have time, not for a young, ambitious, aspiring liberal politician like me. But he took the time. And we talked for half an hour, drinking coffee and water. It was in the morning. And he gave me good advice. He said, young man, travel Europe, travel the world, get to know politics, but get to know private enterprise as well. Because that's the vehicle of the economy. You should know private enterprise. And then you can have your career
if you will be successful in politics, but you have always the time and the opportunity to go back to business if something happens. And that was a very good advice. He gave me this personal advice, although he didn't know me personally, but I remember him well. Again, I hope that soon we will be able to come together in person to open the new premises of the Einaudi Foundation soon. Thank you very much. Thank you, Italy. Thank you, Giuseppe. Un viaggio straordinario, ve l'avevamo promesso e crediamo che siate d'accordo con noi. In questa serie di ricordi anche di carattere personale che hanno sempre un valore straordinario, ma soprattutto il senso di eredità. Ecco, come vi anticipavo, prima di concludere vorrei proprio soffermarmi su questo aspetto, che volutamente ho lasciato qui per ultimo, ma tutt'altro che ultimo. Giovanni Malagodi, come altri uomini, grandi uomini, che hanno reso questo paese nel giro di una generazione, caso più unico che raro a livello mondiale, nel giro di una generazione, da paese arretrato a potenza economico e industriale, ebbene, Giovanni Malagodi di sicuro non era e non è un personaggio popolare, tantomeno un personaggio pop, come siamo abituati a conoscere e più o meno apprezzare i grandi leader politici contemporanei. No, non era assolutamente questo, però era un uomo che ebbe per tutta la sua carriera e anche la carriera politica un'idea ben precisa. Non si può fare politica, non si può dare un contributo al proprio paese se non si ricorda che un ancoraggio culturale è vitale, è ossigeno puro. La fondazione, certo, ma non solo, il suo grande contributo all'Internazionale liberale, ma soprattutto l'idea che senza cultura, senza una formazione continua, senza una riflessione continua e anche un aggiornamento delle idee non si possa ottenere alcun risultato. Certo, l'idea dell'europeismo, dell'atlantismo, del liberalismo economico erano punti fermi e ci mancherebbe altro, però sottoposti sempre all'analisi si pensi al rapporto con il centro-sinistra. Ne fu un fierissimo avversario negli anni 60, eppure seppe riconoscere nel Partito Socialista di Craxi un approdo riformista che ebbe a dire aspettavo dagli anni 40. Insomma, la capacità di studiare, ma studiare una materia viva, non accademica, non fine a se stessa. Credo, mi permetto di dire, che questa sia un'altra delle grandi eredità di Giovanni Malagodi, un'altra delle grandissime eredità e responsabilità di una straordinaria realtà come la Fondazione Luigi Einaudi.